Ciao a tutti e a tutte, io sono Luna Esposito, sono un'autrice e lavoro per Will, una community di persone e aziende consapevoli del proprio impatto sul futuro e oggi siamo a Future for Work, un podcast di Copernicana in cui parliamo di come sta cambiando il mondo del lavoro, come stanno cambiando le organizzazioni e come stanno cambiando le persone all'interno di questo contesto. In questa puntata siamo con Joshua Volpara. Ciao Joshua, piacere Ciao. di conoscerti, piacere finalmente di vederci. Piacere mio essere qui. È una puntata, diciamo, spinosa, perché parliamo di un tema che secondo me, o comunque diciamo per la mia percezione, è sempre un po' complicato da snocciolare, ovvero il tema della gerarchia all'interno del mondo del lavoro e delle organizzazioni. È una parola che tendenzialmente ci fa sempre un po' paura, cioè è sempre un po' tipo la Respingente. gerarchia. Esatto, è respingente. Però la cosa interessante è che, come tutte le cose, non vanno semplicemente eliminate, ma forse ripensate, ridefinite in qualche modo. Per parlare di gerarchia e per capire dove vorremmo essere da qui a X anni, dobbiamo prima capire il contesto in cui ci troviamo. Dove siamo? In che contesto ci troviamo e qual è il quadro in cui ci muoviamo? Un filo esagerando, mi verrebbe da dire che siamo nello stesso contesto di un secolo fa. O esagerando ancora più di 2 secoli fa, perché il nostro approccio all'organizzazione è proprio di derivazione industriale, no? Oggi se creo una piccola azienda, il default mode con cui la concepisco è il paradigma, diciamo, burocratico gerarchico, no? Che proprio nasce, non so, nel XVIII secolo, quando viene proprio inventata la divisione del lavoro. Viene inventata la macchina a vapore e la divisione del lavoro. Si potrebbe dire che in quel momento un artigiano che nella sua bottega dominava il flusso del lavoro dall'inizio alla fine entra in un opificio, e da quel momento lo chiamiamo operaio, e vede solo un pezzo. Gli viene consegnata una mansione e lui la esegue e viene controllato per la mansione che deve eseguire. Questo modello, che poi verrà ingegnerizzato ai primi del Novecento, se vogliamo nell'era della produzione di massa, Ford, Taylor, no? Che scrive i principi del management scientifico, in realtà è ancora oggi il modo in cui concepiamo le organizzazioni, e anche il modo in cui il legislatore norma il lavoro, che è subordinato. Certo. Quindi, a voler proprio tratteggiare un quadro a tinte fosche, siamo proprio ancora lì. Poi invece sappiamo che sono successe tante cose, però potremmo dire che le cose che accadono, che ci fa sembrare antidiluviana la tecnologia di un anno fa, in realtà crea una tensione ancora più grande, no? Questo monolite che è questo cristallo inscalfibile che è la gerarchia, che forse è servita a governare un mondo in cui per esempio il lavoro era fatto da analfabetismo. Certo. Quindi aveva un senso. Come dicono Michele Zanini e Gary Hamel in un libro che si chiama Humanocracy, cioè loro criticano la burocrazia che ha dentro la gerarchia, no? La burocrazia chiede e la gerarchia chiedono troppo a troppo poche persone. Là in alto c'è qualcuno con una grande testa che processa tante informazioni, che manda dei comandi in basso che vengono eseguiti e controllati per quello che vengono fatti, no? L'autore di un libro che so piacerti, che è David Marquette, The Leadership, dice una cosa interessantissima. Lui è un capitano di un sommergibile nucleare, dice una cosa molto interessante. Sommergibile nucleare noto per il livello estremo di leadership distribuita, no? Di empowerment di questi marinai. E lui dice: una gerarchia fa una grande fatica e spende molte energie per portare le informazioni in alto, dove sta il potere. Invece oggi, in realtà, sempre un'organizzazione ha bisogno del movimento opposto: spingere il potere dove stanno le informazioni, dove accadono le cose, dove puoi creare veramente valore, o dove puoi intercettare il rischio. Quindi sicuramente, provocatoriamente, mi viene da dire che la scena è uguale,
e l'attenzione è sempre più sì, è spiccata, no? tangibile, Perché certo. diciamo le narrazioni su questo tempo in cui il cambiamento è cambiato sono addirittura vecchie di 10 anni, si parlava di una decina di anni fa di cambiamenti esponenziali. No, adesso li tocchiamo con mano, veramente i cambiamenti esponenziali. Una cosa secondo me interessante che avevamo citato di un libro che diciamo che so che piace molto ovviamente anche a te, ovvero Corporate Rebels. La cosa che mi aveva colpito è che all'interno del libro si diceva X anni fa, cioè 50-100 anni fa, il lavoro era principalmente manuale. Oggi ci sono molti più lavori intellettuali e questa cosa non viene riconosciuta all'interno delle organizzazioni ed è un rischio enorme perché il lavoro intellettuale ti permette di pensare, di riflettere, di capire come tu vorresti che fosse il tuo lavoro, ma questa cosa non viene riconosciuta. Quindi un po' quello che dicevi all'inizio, cioè siamo rimasti a un'era post-industriale in cui semplicemente il lavoratore è un dipendente e deve essere gestito da qualcuno. Mi chiedo se negli anni abbiamo sviluppato una sorta di self-management, se siamo pronti a essere autonomi e indipendenti e in che modo possiamo costruire questa indipendenza piano piano. Siamo pronti perché è naturale essere autonomi. Cioè noi adesso usciamo di qua e la città, che è un organismo molto più complesso della più grande azienda che possa venirci in mente, funziona in totale autonomia. Nessuno ti dice prendi la bicicletta, vai. Ci sono pochissime regole che sono sostanzialmente quelle del codice della strada. Quindi la nostra vita funziona con l'autonomia. Il mai troppo abusato paragone che serve moltissimo per comunicare questi concetti, perché cos'è il self-management? Forse per chi ci ascolta può essere anche un tema strano da sentire, no? È un'organizzazione fatta di tante persone, o di poche, che lavora con gli alti livelli di autonomia, che però noi concepiamo in contraddizione con l'allineamento, l'identità, la coesione. O spingi verso un lato e sacrifichi l'autonomia, o spingi sull'autonomia e però il corpo dell'organizzazione si disfa. Però c'è un paragone molto utilizzato in realtà da decenni, lampante. Le rotonde e il semaforo. La gerarchia è la cultura del semaforo. Dice alle persone che cosa fare. E le persone, quando c'è quindi un device esterno che dice il device può essere il capo o può essere un semaforo che dice loro cosa fare, spengono, diciamo, degli interruttori che normalmente nella nostra vita sono aperti. La rotonda, quando è stata introdotta, sembrava abbastanza una follia. Com'è possibile che togliere una regola esterna permetta a un concerto di tante autonomie di funzionare così bene? E poi invece decenni di applicazione hanno reso la rotonda molto più efficace a livello di flusso e di sicurezza. Io ai miei 2 figli neopatentati dico: state attenti a passare col verde a mezzanotte. Certo, è molto più sicura la rotonda paradossalmente. Sì. Sicura e garantisce flusso. Quindi le radici dell'autonomia sono nella nostra vita. È che è ancora molto controintuitivo. Noi pensiamo che un problema complesso o un'organizzazione fatta di tante persone ha bisogno di una guida, diciamo, verticistica, no? Ha bisogno di essere coordinata. Come si fanno a autocoordinare le persone? E qua tu citavi il libro dei Corporate Rebels, che in realtà è un blog, no? Questi 2 ragazzi olandesi hanno lasciato il lavoro e hanno cominciato a raccontare aziende di tutto il mondo che, diciamo, fanno le cose in modo diverso. E la cosa interessante, e hanno avuto molto successo nel farlo, e anche forse sono stati più bravi a livello di storytelling, no? E alla fine hanno pubblicato un bel libro in cui raccontano queste cose. C'è da dire una cosa interessante: alcune di queste aziende, perché si è sviluppato un po' un canone di aziende di settori e dimensioni molto diverse fra loro, che prendono il toro per le corna, smontano il paradigma burocratico gerarchico e fanno le cose in modo diverso. Magari adesso ci diremo in che senso fanno le cose in modo diverso. Però è interessante anche notare che molto spesso queste aziende non sono start-up tecnologiche della Silicon Valley, sono aziende che processano pasta di pomodoro nella Central Valley in California, non la Silicon Valley, la Central Valley, un distretto agricolo. Frigoriferi in Cina. Che chi l'avrebbe mai detto, no? Esatto, infermieri in Olanda. Cioè, è vero che molta di questa cultura
che attacca l'idea burocratica, no, del comando e controllo è stata anche diffusa dal mondo tech, per esempio il mondo dei programmatori, no? La cultura agile è una cultura che contraddice l'idea del comando e controllo, è una cultura che privilegia la capacità di un piccolo e ristretto gruppo di persone di apprendere continuamente da quello che succede fuori. Questo apprendimento continuo è collettivo, perché poi c'è un'altra cosa da dirsi: tutto il nostro sistema sociale è concentrato sull'individuo dalla scuola, Certo. no? È l'individuo, premia l'individuo, punisce l'individuo. In qualsiasi organizzazione e azienda, la maggior parte dei risultati non vengono dalla persona singola, vengono dal gruppo. Dal gruppo. E quindi abbiamo un sistema che è incapace di governare e anche di valorizzare questo aspetto, no? Perciò questo canone che si è sviluppato prima dei Corporate Rebels, sono usciti libri che hanno, diciamo, forse quello più famoso si chiama Reinventare le organizzazioni, che hanno proprio raccontato questo cambio di paradigma. Però è interessante dirsi che narrazioni di questo mondo controintuitivo dell'autonomia e per contro dell'assurdità del paradosso burocratico sono molto più vecchie. In particolare gli anni 70 sono stati un periodo interessante anche nel mondo letterario, no? In cui si prende la burocrazia, la si ribalta con un calzino, so, pensa Comma 22, queste narrazioni dell'assurdità della gerarchia, in quel caso militare, no? C'è un libro umoristico degli anni 70 che si chiama Il principio di Peter, e il principio di Peter dice che in una gerarchia le persone tendono a salire fino a raggiungere il loro livello di massima incompetenza. Cioè c'è come una forza che li porta in alto fino a che fanno il lavoro che non sanno fare. Ma questo perché? Perché l'unico modo per crescere in una gerarchia è salire. E cambiare lavoro praticamente anche. E cambiare lavoro, cioè tu hai un bravo venditore che ottiene risultati perché sa vendere, sa rapportarsi con le persone, viene premiato. L'unico modo per salire è gestire altre persone. Quindi a tendere, questo è il paradosso di Peter, lui sarà sempre più distante dal mestiere che sa fare e sempre più davanti a fogli Excel o a fare riunioni, quindi raggiunge il suo massimo livello di incompetenza, no? È un paradosso, però ha molto di vero anche dal mestiere da cui vengo io, no? Un bravo editor è una persona che lavora sui testi e con l'autore, però per crescere, perché anche le case editrici sono informate dal paradigma burocratico, per crescere deve diventare editor in chief, deve gestire altre persone. L'unico modo per crescere è questo: quanti riporti hai, quante persone sotto di te hai, no? Perché la burocrazia è fatta da questo, da una gerarchia di persone e il potere essendo attribuito alla posizione. Adesso magari ci diremo come può essere concepito diversamente questo. Sì, esatto, come può essere concepito diversamente. E poi una domanda, diciamo, quasi banale, cioè chi decide poi in un'organizzazione senza capi? Cioè come si gestiscono i conflitti? Chi è che comanda, se ci deve essere qualcuno che comanda? Perché è tutto molto bello, no? Sì. Nella teoria, cioè ci immaginiamo questo mondo incredibile in cui è tutto piatto, è tutto bellissimo. Però chi decide? E come si gestiscono i conflitti? Come si fa praticamente? Sì. Uno di queste aziende che citavo prima, che si chiama The Morning Star, è una del canone famoso di aziende, processa pomodori. Quindi è un'azienda che ha migliaia di dipendenti in alta stagione, quasi tutti frontalieri dal Messico, se ancora potranno arrivare, e centinaia di persone in bassa stagione. Però è un'azienda che fa questa cosa: raccolgono pomodori, poi hanno grandi impianti, li processano e il pomodoro finisce nella pasta di pomodoro che arriva sul ketchup delle tavole. Questa azienda ha letteralmente due livelli gerarchici: il CEO, l'amministratore delegato, e tutti gli altri. Quindi non ci sono manager. E funziona, è molto radicale però ci dà dei puntatori interessanti, perché funziona attraverso una rete di accordi bilaterali fra colleghi. Cioè qualsiasi dipendente di The Morning Star, qualunque cosa faccia, ha mediamente una dozzina di colleghi con cui lavora su base regolare.
è chiamato a sedersi, a scrivere un accordo, come se fosse un contratto. Io mi aspetto da Luna questo e quest'altro. Luna si aspetta da me questa e quest'altra cosa. Scritto e pubblicato e rivisto ogni 6 mesi. Questo porta dentro l'azienda una cosa che è ovvia in famiglia, nella società, nelle relazioni fra gli amici. Infatti il principio guida di The Morning Star sono un paio di principi. Uno è: nessuno può obbligare nessun altro a fare qualcosa, che è un altro modo di dire tutti devono agire in piena autonomia. L'altro principio è honor your commitments, no? Quindi onora i tuoi impegni, che è una frase strana, è una frase ovvia nelle relazioni personali, ovvia nel commercio, onora i tuoi impegni, ma paradossalmente molto strana in azienda. Perché? Perché il paradigma, il cristallo gerarchico burocratico praticamente copre questo impegno base che ciascuno di noi ha nella vita sociale per servire la verticalità, no? Quindi fai felice il tuo capo e hai fatto tutto quello che dovevi fare. Loro invece riportano sul centro dell'azienda questa idea, no, del gestire le attese reciproche, che è la cosa in maniera, e questi sono i puntatori, no? Gestire le attese reciproche, farlo in maniera trasparente, devono vedere tutti quali sono gli impegni che stiamo prendendo e rivederli su base regolare. Questi fra l'altro processano pomodoro, quindi non sono tantissime le cose che possono succedere per cui cambiano, però succedono. E poi invece nel lavoro, come dicevi tu, immateriale che ci contraddistingue, le cose accadono. Il nuovo rilascio dell'AI cinese cambiano molto frequentemente. Quindi questi 3 puntatori, no? Gestire le regole che ci diamo, no? In maniera bilaterale, farlo in maniera trasparente, tutti devono poterlo leggere e essere capaci, avere un metodo per rivederle su base continua, perché le cose là fuori cambiano i clienti, cambiano le norme. Farlo su base continua, questi sono 3 messaggi che questa storia molto radicale di un'azienda che comunque fa 1 miliardo di fatturato, cioè è un bestione, ci sta mandando. Non è per tutti agire in maniera così radicale. Quella è un'azienda che è stata pensata dall'inizio così. Il fondatore quindi non ha avuto un cambio nel tempo, ok? Questo è interessante è stata pensata così. E infatti il tema è come arrivarci in maniera graduale. Esatto. Però la cosa interessante è perché è stata pensata così. Ovviamente c'è molto dentro dello spirito californiano, no? I 2 fondatori si dicevano: ma perché questi trasfrontalieri dobbiamo controllarli quando fanno la raccolta? Parliamo di raccolta di pomodori, con tutto quello che succede nel nostro paese, per esempio. Certo, potrebbe essere. Esatto. E loro dicevano: ma perché dobbiamo come dire, star loro sotto? Sembra che gli si debba dire qualunque cosa. Poi loro passano il confine e a Tijuana aprono un bar, sono imprenditori, hanno tutta questa autonomia che sembra improvvisamente scomparire quando vengono da noi, perché il sistema li porta a questo. Cioè noi quando siamo davanti a un semaforo abbiamo spenti dei recettori che naturalmente sono accesi, no? Quindi perché c'è qualcuno che ci dice appunto cosa fare, in che modo, e quindi noi perdiamo, esatto, ci accomodiamo un po'. Il fondatore di un'azienda, un'altra del canone, che è Gore, che è nota per i consumatori per il Gore-Tex, diceva: la responsabilità è l'opposto di un compito, è qualcosa che scegli tu di fare invece che ti viene consegnato. Ti do una responsabilità, è una contraddizione in termini, non la dai neanche a tuo figlio la responsabilità, o se la prende lui oppure per compliance, perché è un bravo ragazzo, è ordinato, è ubbidiente e fa le cose che gli stai dicendo. La nostra gerarchia è ottimizzata per i compiti. Dobbiamo capire come traghettarci verso organizzazioni ottimizzate per la responsabilità. Se tu in chiusura, diciamo, dovessi dare un consiglio pratico, cioè o un suggerimento qualsiasi a un amministratore delegato che ci sta ascoltando e appunto dice: ok, voglio anch'io essere così radicale, voglio anch'io cambiare la mia azienda, qual è la prima cosa che gli suggeriresti? Non voler essere radicale. Ok. Parti piccolo,
Parti progressivo, no? Progress over perfection, dicono quelli del mondo agile, oppure un'altra tradizione che si chiama Sociocracy ha una bellissima frase che è good enough for now, safe enough to try, no? Abbastanza buono per ora, abbastanza sicuro per essere provato. Ok. Cioè parti piccolo, il mondo del pensiero sistemico, che ha pensato, diciamo, le prime consapevolezze sull'ecologia vengono da lì, diceva bisogna trovare il punto di leva del sistema, quel singolo punto che con poco sforzo ti permette di muoverlo, no? Di avere grandi risultati. Quindi il consiglio è partire piccoli, e a volte piccoli in un'azienda significa ripensare le riunioni, che sono una straordinaria macchina diciamo di frustrazione collettiva. Certo. Ripensare la riunione è insieme un microcosmo che ti permette di capire l'azienda, se fai il consulente, diciamo così, o se vuoi da amministratore delegato innescare un cambiamento, ma anche una palestra per far accadere delle cose in maniera nuova. Per esempio, sterilizzando, neutralizzando la gerarchia. Le riunioni potrebbero essere un processo che viene, come dire, costruito per raggiungere un obiettivo, mentre noi chiamiamo riunioni delle cose che hanno degli obiettivi completamente diversi, fare brainstorming, allinearsi, eccetera, eccetera. Se c'è un processo, vuol dire una sequenza di cose che devono accadere, allora potrebbe esserci, questo è il piccolo consiglio molto potente, potrebbe esserci un protettore del processo, che è il facilitatore. E questo è super controintuitivo, anche in un'amministrazione pubblica recentemente mi è capitato. Ma come? Il facilitatore della riunione dovrebbe essere il team leader? No. Dovrebbe essere il facilitatore. Dovrebbe essere il facilitatore, non ha la competenza di merito, magari lo ha anche, no? È un membro del team, ma il suo principale obiettivo è proteggere il processo, anche di fronte all'autorità. Super interessante, grazie mille Joshua. Grazie quindi a te. alla fine direi partire. In qualche modo partire. Piccoli e progressivi. Esatto, però partire. Grazie mille per questa chiacchierata e alla prossima. A te. Ciao a Ciao. tutti.